Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente siamo arrivati al 100° video del mio canale, sono veramente contentissimo. Il video su cui avete appena cliccato, che state guardando in questo momento, è un po' più differente, un po' più speciale rispetto agli altri. Perché? Perché oggi andremo ad analizzare e andremo a discutere riguardo il video più popolare del mio canale, e sto parlando di Faceless Scout. Prima di iniziare col video mi sento di fare un disclaimer perché sto cercando di raggiungere la massima audience con questo video, visto che diciamo è quello più popolare che ha raggiunto anche l'estero, diciamo. Quindi per chiunque abbia i sottotitoli disattivati vi consiglio vivamente di attivarli per riuscire a capire cosa sto dicendo, mentre se li avete già attivati vi auguro una buona visione. Dunque, iniziamo dal principio. Tutto sarà iniziato all'incirca 2 o forse 3 annetti fa. In quel periodo avevo riscoperto i videogiochi Valve, o comunque i classici Steam, che possono essere Postal, Half-Life, Portal, Counter-Strike, Team Fortress e tutti questi grandissimi titoli. Ecco, in quell'epoca avevo deciso di rigiocarmi qualcuno dei Half-Life più noti, quindi Half-Life 1, Half-Life 2, che presto vi porterò, e i rispettivi episodio 1 e 2. Durante lo stesso periodo, come è logico pensare, le mie For You page di TikTok, Instagram e YouTube, perché io sono quelli i social che uso io, erano completamente inondati di questo tipo di format. Grandioso! Poi io sono un grande amante della musica e anzi, diciamo che fa parte, è credo il secondo hobby più grande che ho insieme ai videogiochi. E quindi oltre che a gameplay e commentari, magari anche teorie sulle lore dei videogiochi, mi venivano proposte anche le stesse colonne sonore dei videogiochi. E a me questa cosa fa impazzire, perché ci sono certe colonne sonore come quelle di Minecraft o anche di altri giochi come Assassin's Creed o Red Dead Redemption, che sono delle opere d'arte. Ed ecco, durante uno di questi, diciamo, consigli di canzoni mi viene proposta una canzone che io in game non ho mai sentito. Io ci sto molto attento a quando nei miei gameplay ci sono le canzoni, perché quando una musica va a coordinare una determinata missione stealth oppure aggressiva, beh, anche quello definisce. Se tu mi metti un pezzo metal in una missione stealth, diciamo che la cosa stona un po'. Mentre se mi metti un pezzo metal in una missione dove devo spaccare i culi a 2000, anche quello va a incidere. E insomma mi è stata consigliata questa canzone appartenente al 10° livello del primissimo Half-Life 2. Occhio, non Half-Life 1 ma Half-Life 2. E questa è la canzone. Ecco, adesso vi potete immaginare il me di 2 anni fa che si è completamente cagato addosso. Cioè si è proprio smarmellato i pantaloni con questa. E poi in seguito ho scoperto che è un sample di un musicista che ha venduto questa canzone per moltissimi altri diciamo format, come altri videogiochi che possono essere Silent Hill 2, Postal, Hatred e anche una canzone di Britney Spears. Adesso però voi potreste chiedervi come mai questa canzone ha avuto un impatto così potente su di me che mi ha spinto a farci un video. Beh, allora diciamo che non è ancora quello il caso, non siamo ancora nel capitolo giusto. Però vi voglio ricordare che al tempo ero alle prime armi con tutto, ancora su YouTube iniziavo a pubblicare video sì e no. Infatti lo potete vedere dal primissimo video di animazioni di Gmod che, diciamo, non è tutta questa qualità, ecco. Però, per esempio, io in quel periodo mi sentivo molto con amici e minchia, era una cosa stupenda. Adesso voi tutti riderete quando io vi dirò che il vostro carissimo youtuber qui, Tiger qui presente, faceva le roleplay. Sì, vabbè, capiamoci, niente di così estremo, è semplicemente le roleplay che uno potrebbe trovare su Dark RP, su un comunissimo server di Gmod.
Ma minchia, volete mettere essere un super malvagio, un cattivo, misterioso con poteri arcani che tutte le volte che compare in scena compare con questa merda? Insomma, abbiamo capito che questa estetica mi piaceva molto e soprattutto in quello stesso periodo iniziavano a uscire capolavori come Mrs. Blue e poi c'era quello youtuber, quello tutto schizofrenico chiamato Bad Watersin e creavano dei video che insieme andavano a creare una realtà alternativa che va al di sopra di Team Fortress 2, quindi Two Fort, quindi due squadre che si attaccano per il bene della società Manco. No, qua si parla di un mondo completamente diverso, un mondo anche horror se vogliamo. E allora io di più mi affascinava questo argomento e allora iniziavo ad alimentarlo. Come potete vedere, infatti, durante lo speciale di Halloween ho cercato di fare un video a tema su questo cavaliere oscuro. Insomma, c'erano sempre più cose che mi interessavano di questo argomento. E quindi cerca video, cerca immagini, cerca forum finché non mi spunta questo. Non penso che sia io a dovervi dire che è stato questo il fattore scatenante di tutto quello che è successo poi. Ebbene, alla vigilia del mio 100° episodio, ho iniziato a racimolare un po' le idee per appunto realizzarlo questo 100° episodio. E però non sapevo bene cosa fare perché comunque vedendo tutti gli altri youtuber o comunque quelli che parlano di determinati argomenti si preparano una bella lista con tutti i punti di cui parlare e quindi anch'io ho iniziato con l'idea di creare una lista, però non sapevo cosa fare. Dunque ho avuto la splendida idea di mettermi a riguardare il mio stesso video, Faceless Scout, per tantissime volte consecutive e pensavo, se lo guardo così tante volte mi verrà un'idea di cui parlare nel video, no? Beh, è passato un po' di tempo prima di rendermi conto effettivamente che non serviva a nulla riguardare lo stesso video in loop per tantissime volte e sperare che le idee vengano da sole. Quindi mi sono messo a studiare e a fare qualche ricerca riguardo ai riscontri che questo video ha avuto. Quindi questo significa i mi piace, le condivisioni, i commenti. Ed effettivamente qualche idea mi è venuta. Devo partire dicendo una cosa. Io quel video ci ho messo veramente pochissimo a farlo. Vi giuro, è stato più il tempo che ci ho impiegato a raccogliere l'ispirazione per farlo che farlo direttamente. Infatti, il video che dura poco più di 2 minuti e 30 sarà stato realizzato in un massimo, ma vi dico un massimo esponenziale di 10 minuti neanche, compreso l'editing forse. Ebbene ci siamo, dopo questa lunga introduzione vi spiego effettivamente passo passo come ho realizzato il video di Faceless Scout, che tanto viene venerato oggigiorno. Come prima cosa mi sono imbottito di video creepy sempre a tema Team Fortress 2 come vi ho già detto prima e poi sono entrato su Garry's Mod e ho scelto una mappa horror. La più horror che mi veniva in mente in quel momento era Cold Town in versione Halloween, quella lì Ghost Town. Poco dopo mi è bastato scegliere lo swap di Team Fortress 2 dove all'interno sono contenuti tutte le armi del gioco e prepararmi l'HUD. Questo significa appunto prendere la scattergun dello scout e poi oscurare l'HUD come se fossi diciamo in una modalità cinema. E questa ragazzi sarà veramente la parte più grande di tutto il video. Infatti un buon segmento del video è solamente questo scout che cammina stranamente lentamente mentre girovaga per questa città, questa mappa abbandonata. Successivamente mi sono scelto un angolino strategico abbastanza sopraelevato dove poter porre il manichino dello scout di Team Fortress 2 con la faccia, diciamo, inesistente. Questa è sempre un'altra mod che io ho scaricato per caso qualche anno fa, ma che mi è tornata molto utile per la realizzazione di questo video, infatti adesso lo vedremo. Subito dopo, nello stesso modo in cui vi mostro con questo divano, ho utilizzato la mod Stop Motion Helper per appunto farlo muovere e farlo spostare in varie direzioni. Ah, poi mi sono fatto anche aiutare da qualche altro add-on chiamato Ragdoll Mover e Ragdoll Resizer che serve appunto per posizionare proprio al millimetro ognuno dei ragdoll.
E adesso ragazzi qui c'è la parte più facile da preparare di tutto il video, perché qui occorreva semplicemente scegliere dei modelli di ragdoll che non hanno collisioni tra di loro. Questo significa che se un ragdoll tramite la physic gun deve perforare il corpo di un altro, deve essere libero di farlo perché appunto tra un corpo e un altro non ci sono collisioni, come vi sto facendo vedere in questo momento. E dopo scoperto ciò dovreste prendere tutti i ragdoll che avete e spammarli nel terreno come se fossero morti e poi ricoprirli di decal di sangue, spagli di sangue o infierire con una pistola se preferite per far sì che si vedano più, diciamo, le particelle del sangue. Quando sarà fatto questo vi basterà slapparci sopra un'altra volta il Faceless Scout e poi ve ne andate, magari lanciate qualche granata tanto per andarvene, perché qui occorrerà fare... Ma... Che cazzo... Che cazzo è stato? Ok, a parte quest'ultima cagata, l'ultima cosa che occorre fare è recarsi nello spawn e andare sotto al pavimento percorribile in gioco e anche lì spammare di cadaveri. Successivamente occorreva modellare la testa e animarla in modo tale da far guardare il Faceless Scout negli occhi del personaggio che sta giocando in questo caso. E niente ragazzi, questo è davvero quanto. Come vi ho già detto ci ho messo più tempo a cercare le fonti che a farlo questo video, è stato veramente velocissimo. Sono passati poco più di 2 anni da quando è uscito quel video e sta già sfiorando le 120.000 visualizzazioni ed è un risultato che io non mi sarei mai aspettato. Senza poi contare i tantissimi commenti che ho ricevuto, come per esempio un sacco di commenti positivi, un sacco di commenti anche negativi, magari critiche costruttive che mi spiegavano come migliorare la prossima volta. Alcuni mi hanno addirittura raccontato le proprie esperienze personali a tema horror che gli sono successe nei veri server di Team Fortress. Altri invece mi hanno chiesto se sia stato proprio io ad ispirare la storia di Don't Join Team Red, che è una serie su YouTube fatta da uno youtuber molto, secondo me, a parer mio, molto talentuoso e ha una storia incredibile. Io mi sono bevuto tutti gli episodi non appena ho ricevuto il commento e ragazzi, io vi posso dire quasi certamente di non essere stato io ad ispirare la serie se il creatore si è effettivamente ispirato a qualcuno. E sì, ci sono alcuni elementi che ricordano vagamente comunque il mio video, ma penso proprio di non essere stato io la fonte. Ora, io effettivamente non so quanto sono famoso a livello di fandom. Questo perché magari non tutti conoscono il mio video, ma conoscono il personaggio del Faceless Scout. Perché comunque molte persone utilizzano lo stesso modello, ma per contenuti differenti, e lo capisco benissimo. Però porca puttana ragazzi, cioè io sono uno dei primi risultati di internet. Quando voi su internet cercate Faceless Scout, il primo risultato sono io, è il mio video. E soprattutto, mentre sto qua a editare questo video, mi sono accorto che qualcuno ha fatto anche dei TikTok con l'immagine presa dal mio video. Questa qui è proprio la copertina. Cioè, differentemente da come può sembrare, io adesso non sono arrabbiato. Anzi, sono felicissimo. Cioè, quando è che mi capita a me, che io in questo momento conto all'incirca 400 iscritti e mi ritrovo ad essere cercato su internet, così alcuni hanno usato le foto del mio video per metterle nei video di TikTok, cazzi e mazzi. E vabbè ragazzi, tutto quello che vi dovevo dire l'ho detto. Adesso però c'è un brevissimo momento che lo dedicherei ad alcune domande che spesso mi vengono fatte magari da amici o anche nei commenti ogni tanto. Ci sarà un sequel di Faceless Scout? Io lo escludo quasi al 100%. Questo perché ormai ragazzi vi ho già spiegato come si fa, potete farlo voi benissimo, anzi se lo fate mi raccomando taggatemi perché voglio vedere tutti i video che fate. E no, non penso di continuare la storia anche perché è un po' fine a se stessa. E diciamo che vi ho già tirato fuori tutta la magia che c'era all'interno di quel video con questo, dove vi spiego che è proprio al 100% fatto da me. Non c'è nulla di, diciamo, paranormale in quel video. Semmai potrebbe accadere che magari più avanti, quando avrò delle skill di editing e anche di animazione un po', diciamo, superiori a quelle che sono state quelle di 2 anni fa, magari ci potrebbe stare un remake.
e si può vedere di fare qualcosina. In molti pensano che io mi sia ispirato molto a Nemesis Blue. In realtà no, perché nonostante fosse uscito molto tempo prima, fino a qualche tempo dopo la pubblicazione del video di Faceless Scout, io Nemesis Blue non l'avevo neanche mai guardato. Diciamo che quello che mi ha ispirato più di tutti per realizzare quel video è stata quella serie, quella compilation di video TF2 Anomalies, che vi lascio qua sotto in descrizione, dove diciamo riprende un po' lo stile di video che ho fatto anch'io, ovvero una persona si trova sola in un server e viene inseguita da mostri a forma di mercenari, insomma, ce l'avete presente più di me sicuramente. Quanto tempo ci ha impiegato, ragazzi, ve l'ho già detto prima in questo video, ci avrò messo in tutto 10 minuti per registrare, per editare ancora meno, penso. Perché comunque il video è molto breve e forse la cosa più complicata è stata reperire la voce che ho utilizzato, lo ammetto, nonostante vada contro la mia costituzione. Ho utilizzato un text to speak, però con la voce dello scout di Team Fortress 2. Infatti a un momento ci si arriva nel video. E niente, qua in descrizione insieme alla compilation dei video TF2 Anomalies vi lascerò tutti i pacchetti delle mod che ho utilizzato per fare questa animazione, anche perché insomma mi piacerebbe molto vedere altri utenti della community di Team Fortress e di Gmod che realizzano video simili al mio. E niente ragazzi, penso che per questo video possa essere tutto. Sono contentissimo di aver raggiunto questo milestone che per me è il centenario, insomma centenario, il 100° video su questo canale. E niente, spero che vi sia piaciuto, spero che sia stato tutto chiaro. Ciao a tutti.